Ehi Riders, benvenuti dal vostro Mad Horse. In questo momento sto passando davanti alla concessionaria dove lavoro, ma la mia meta finale è più lontana. Se nello scorso video avete visto l'Africa, diciamo, in un terreno abbastanza complicato, oggi l'idea è di utilizzarla proprio per il suo reale scopo, ossia macinare un po' di chilometri, incontrarsi con degli amici, fare qualche curvetta su strada, arrivare poi nell'area fuoristradistica per poi rilassarci e campeggiare. E quindi dopo questa mini intro ci rivediamo direttamente assieme ai ragazzi agli altipiani di Arcinazzo. Salve signor Bu, quanto tempo? Salve, che bello vederci in veste più civili. Vero? Molto civili. Adesso siamo pronti a 9 km di sassi, pietre e massi. Sei contento? No. Tutti carichi e così, andiamo. No. Ragazzi, c'è un bel freschetto ed è tutto molto suggestivo. Toccateci la donna. Lei è l'esperto. Dobbiamo trovare un rifugio per la notte. Sono Bear Grylls. Ci troviamo nello Ziribimbo inferiore. Come iniziare subito? Com'è che embed è per terra? Boh! Io voglio giocare. È il momento di sbaraccare prima di giocare. Comunque, guardate che cazzo c'entra nel bauletto Urban. C'è F300 caricato come un somarello. Per bello, che con il nostro paese errante. Invece, esatto. C'è l'uomo che non deve chiedere mai. Per l'uomo che non deve chiedere cavalli. Cioè, qui ho usato questo pratico gancettino sotto al bauletto per attaccare in maniera posticcia la tenda, però ha funzionato. Adesso stacca che dobbiamo montare roba. Minuti che stiamo così. Ludovico, tutto bene? Allora, la mia tenda sembra una capanna mongola. Io ho rubato una busta nera all'obitorio. Esatto. C'è anche il cadavere ancora dentro. Ancora fresco. Stacco e ci rivediamo a campo finito. Ok amici, il campo è pronto e posso mostrarvelo con estremo orgoglio. Questa tenda Quechua. Ludovico è stato il vero pro che ha fatto da solo, ma il vero bomber uscendo dalla tenda di Ludovico è ancora peggio. Ma tu sei sicuro che non soffochi stanotte? Almeno puoi dormire con la tenda, con la testa verso la parte più alta, per favore, non mi fa sta preoccupato. Allora fa come le buste. Com'è la recensione? Quante persone ci andavano qua dentro? Due. Ma Ha vivo o morti? Uno ha detto il paletto centrale mi potrebbe creare qualche piccolo problema ad entrare. Ma no. Ok, augurate buonanotte a Bu. Adesso abbiamo montato intanto le tende. Prima di partire con il fuoco ci facciamo un girettino qui al parco giochi. Allora adesso riprenderò Ludovico che mentre si fa male. Ah!
Comunque raga, qua c'è un parco giochi e paesaggisticamente spettacolare. Ma prova questa! Sì, vai, fate un passaggio che vi riprendo. Oh. Te la senti compà? Sì. Guarda come stacca strana la frizione. Sì. Eccolo! No, abbiamo perso la caduta di Ludovico. Guarda come stacca strana la frizione. Sì. Eccolo! Che te l'avevo detto, Tommaso? Peppe da fermo l'ha fatto. 1, 2, 3. Che potenza. Ah, plastichina. Quella plastichina a chi appartiene? Paramano. Ah, vabbè. Ha proprio scoppiato il paramano, roba. Meno male che c'era il paramano allora. Aia! Un'altra cosa con questa? Con questa è un'altra cosa, eh? Grazie. Questo è un girato. Ma io pensavo che ci avesse pure sonno sulle salite, invece... Ragazzi, comunque, cioè, mi fermerei un attimo a guardare il panorama, cioè... Ma che spettacolo è? Adesso è tempo di sbraciare, darsi un'asciugata. Motociclisti insieme forti. Oh. Comunque, raga, che spettacolo. Ok, posto il fuochista. Mi pare Splinter Cell così. Così che dura tipo 24 ore. Porca dice. Oh, madonna. Però ti devo Così dire... facciamo il food porn col formaggio, con le luci rosse. Oh, è buono fracico, no? È veramente buono. Adesso ci vorrebbe un altro po' di vino con questo buon formaggio. Infatti. Comunque sta tenda è spettacolare, raga, veramente da paura. E alla fine anche la tenda di Valerio si salvò più o meno. Mi dai infame? Aspetta che zoomo. Dimmi, narrami. No, mi serve il tuo aiuto. Addirittura. Sì. Aspetta che spengo. Buongiorno, non credo di essere una buona visione in questo momento, però la notte in tenda è passata. Diciamo che non stavamo proprio confortevoli, chi per un motivo, chi per un altro. Lui perché ha preso la crepa col signor Bezos con sta tenda che t'ha fatto? Questa tenda delle istruzioni Amazon era alta 90 cm. Poi ha fatto Ho condensa. fatto un'esperienza pre-morte. No, della condensa c'era scritto perché dice che è una tenda monostrato. Ma la cosa è che era alta 90 cm e non potevo... toccavo col naso sul tetto mentre dormivo. Io da bravo pirla mi sono scordato il tappetino, quindi ho dormito sui sassi in pendenza. È un'esperienza che non consiglio a nessuno. Te ci metterai 5 secondi a chiuderla. Lui guarda, basta che fa questo. Meraviglioso. Andiamo a vedere il generatore se ha asciugato le cose. Poi a lasciarcela. Comunque sto CRF, ragazzi, è simpatico, veramente simpatico. Questo, se riusciamo col buon Valerio, organizziamo proprio un video test ride carino dedicato. Cos'altro c'è da aggiungere? La prima e unica volta che ho campeggiato in moto risale al 2020, all'Agnello Treffen, con un buon amico matto abbastanza da accompagnarmi e con una moto scomoda ma ancora nel mio garage. Questa mini uscita in fuoristrada è stata una bellissima esperienza. È stato semplicemente spettacolare staccare da lavoro, inforcare la frigona per macinare chilometri e passare un bel weekend con gli amici immersi nella natura. E in questi pochi chilometri trascorsi con l'Africa Twin posso solo dire che mai acquisto fu più azzeccato. È la moto che più si adatta alle mie esigenze in questo momento.
passato, e se poi si aggiungono dei compagni di scorribande come Valerio, in arte Bus63 e Ludovico, allora risate, divertimento e lanci acrobatici sono assicurati. Peccato per il meteo avverso che ci ha spinto a rientrare prima la domenica, ma sicuramente avremo modo di rifarci. Quindi gente, questa è stata la mia esperienza di camping con l'Honda Africa Twin 1100. Lasciate un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Inoltre, qualora non vi foste ancora iscritti, vi invito a farlo con l'apposito bottone e attivando la campanellina per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medor!